Bentornati a tutti su BeamMaker Electronics, io sono Marco e oggi mi è arrivata la nuova scheda Arduino R1Q con 4 GB di memoria e 32 GB di storage. Lo andremo a unboxare e andremo a vedere le sue potenzialità. Vi ricordo che al suo interno, oltre alla scheda Arduino normale, ha un sistema operativo Linux Debian che ci permette di usarlo come un normalissimo computer. Ok, andiamo a vedere. Per prima cosa andiamo a fare l'unboxing. Andiamo ad aprire, prendiamo il nostro taglierino, taglio senza tagliarmi io, apriamo e andiamo a vedere la scheda. Troviamo un piccolo manuale, un piccolo scan encoder, non so cos'è, e qua troviamo la nostra scheda. Come vedete è come un Arduino normale, ha le stesse dimensioni per inserire le shell a disposizione, quindi ok, e niente, andiamo a collegarlo al computer e vediamo come va. Mi sono fatto stampare un piccolo supporto così da appoggiare tranquillamente la scheda, balla un po', va bene. Inseriamo il nostro dock con la porta USB-C all'USB-C. Da quest'altra parte andiamo a inserire un USB, inseriamo mouse e tastiera, il cavo HDMI che va al monitor e l'alimentazione. Colleghiamo l'alimentatore, vediamo se arriva il cavo HDMI, sì, ok, è entrato, posto, così si vede meglio, e infine USB dove ho collegato mouse e tastiera tramite questo adattatore USB. Alimento la scheda, colleghiamo, vediamo se funziona. Ok, è partito. Adesso inquadro il monitor. Questa volta in questo video non userò questo che è un video capture HDMI, così da avere tutta la potenza a disposizione senza passare per questo dispositivo. L'immagine non sarà come prima, però vediamo un po'. Ecco qua, è partito subito. Aspettate che centro immagine, così, mouse funziona, vediamo la tastiera, quindi dobbiamo cambiare la password, mettiamo, facciamo login, mi metto, vediamo un po' se parte. Lascio tutto in tempo reale, è partito subito Arduino App Lab. Faccio un po' di spazio per la tastiera, ok, metto così si vede tutto. Ok, configuriamo la tastiera, mettiamo naturalmente italiano, Italian, lasciamo così, conferma. Poi ci dice di collegare al network,
Facciamo conferma. Vediamo se si collega. Aggiornamento fallito. Qua dice di rifreshare Arduino. Contact support Arduino. Dobbiamo rifreshare la scheda. Flash Tools. Quindi dobbiamo scaricare Arduino Flash CLI. Qua abbiamo la versione Linux x86 64 bit, ma non lo faccio da qui, provo a farlo da Windows, mi è più facile, provo da Windows. Ho collegato Arduino al computer con il cavo USB-C, attendiamo, questo è Windows, attendiamo che riconosce la breadboard, no, la scheda, scusate, eccolo qua, clicchiamo, vediamo che ci dice, aspettiamo per l'aggiornamento. Lascio tutto in diretta. Qua posso installare senza rifreshare il tutto, facciamo installa. Installo, se ci mette tempo velocizzo il video. Ok, aggiornamento ultimato, facciamo restart app lab, chiudiamo e facciamo ripartire Arduino app lab. Attendiamo che riconosca di nuovo la scheda, eccola qui, vediamo se si apre. Non credo che voglia fare un altro aggiornamento, visto che l'ha fatto proprio adesso, ci ha messo intorno ai 5-6 minuti. Ok, Arduino, vediamo un po' se riconosce la password che ho messo anche sulla prima partenza su Linux. Qua ho sbagliato a digitare, vediamo un po'. No, conferma 8 caratteri. Qua ci dice di non ho letto, scegliere una password. Ok, metto la password, facciamo conferma, ecco qua, si è aperto. Visto che sto in diretta, fatemi segnare la password che ho inserito, se no lo dimentico. Proviamo. Allora, queste sono le app. Su App Lab facciamo il blink LED, già configurato. Qua dobbiamo fare solo run, facciamo run, vediamo un po', dovrei trovare il lampeggio sulla scheda Arduino, vediamo un po'. Running, ancora finisce. Ci mette tempo, ripeto, eccolo qua,
lo sto utilizzando la prima volta insieme a voi, quindi ecco qua. Ok, mi inquadro, accendo la telecamera, ecco qua il lampeggio del LED su Arduino, quel LED rosso di un secondo, quindi sta funzionando. Ok, ricolleghiamo tutto e andiamo su Linux. Rieccoci su Linux, ho fatto ripartire tutto, inquadro con la telecamera, non so che non si vede perfettamente. Vediamo un po', metto la password che ho messo su Windows, vediamo se parte. Sì, ok, lo riconosce, a posto. Vediamo stavolta se mi chiede, si apre Arduino App Lab, vediamo se mi chiede l'aggiornamento. No, non me lo chiede, ha fatto tutto tramite Windows, facciamo close e troviamo lo stesso Arduino App Lab e andiamo a fare anche qui il Blink. Facciamo questo, si apre. Sulla versione 2 giga queste immagini sul redmi.md non uscivano, qua escono, non è, sto con la rotellina del mouse andando giù, su, va un po' a scatti, ma è navigabile. Facciamo run e mandiamo il Blink sulla scheda, vediamo quanto tempo impiega. Sposto un attimo, così si inquadra tutto. La scheda ve la faccio vedere così. Già l'ha fatto. Vediamo il LED che lampeggia. Facciamo stop. Ok, si è fermato. Andiamo a fare anche l'altro blink. Ritorniamo agli esempi. Facciamo blink LED con with. Quindi dovrebbe essere un'interfaccia web, quindi andremo a comandare il LED, se non sbaglio, non andremo a comandare, vedremo sul computer il LED che lampeggia. E facciamo run, metto Arduino come sfondo, vediamo un po' quanto tempo impiega. Lascio tutto in diretta. Running in alto. Ok, sta programmando la scheda. Ok, è diventata verde. Non vedo nessun lampeggio. Andiamo sul serial monitor. LED is off. No, possiamo comandare direttamente qua. Vedete, come clicco si accende il LED. Se riuscite a vedere, metto così, clicco sul pulsante LED is off, click to control board LED, clicco e il LED is on, è acceso, quindi riusciamo a comandare il LED sulla scheda di
Arduino Uno più direttamente da browser, tramite un'interfaccia web. Ok, appoggio, spengo, torno a Arduino App Lab, faccio stop. Questi sono tutti gli esempi, adesso non li andremo a vedere, volevo vedere solo, impicciolisco qua, scheda scollegata, quindi chiudo. Questa è l'interfaccia, quindi questo è un sistema operativo. Andiamo a fare una piccola navigazione web. Proviamo a aprire un sito a caso. Un po' Reddit, vediamo un po' perché ci esce. Realmente stavo usando un motore di ricerca DAC, non Google. Possiamo vedere che navicchia. Proviamo ad aprire questa meta in YouTube, vediamo un po'. Non è velocissimo. È un video? No, è un articolo. Non è un video, è un articolo. Accetto. Ok, allora navigazione, gli diamo una sufficienza. Vediamo un po' che troviamo ancora. Okay, il terminale, accessori, Wim, Watchman, Arduino App Lab, Kafka, Internet, multimedia, setting, per settare tutto, sistema operativo. Andiamo ad aprire il terminale e andiamo a vedere se effettivamente troviamo i 4 giga. Mettiamo free h, ecco qua, troviamo memoria 3,6 usato 2,2 free 4, quindi troviamo effettivamente 4 giga. Mettiamo anche, andiamo a vedere che versione di Linux troviamo. Linux Rockwell 6.6.7, quindi troviamo effettivamente una versione di Linux. Visto che ci siamo, proviamo ad installare un piccolo programmino, per esempio possiamo utilizzare Mousepad. Facciamo sudo apt, facciamo update, facciamo aggiornamento, chiede la password, ok, prendiamo, poi facciamo sudo e mettiamo install mousepad, tutto bene, install manuale, install mousepad, andiamo a fare invio, vediamo se lo installa. Yes. Sta installando. E vediamo se troviamo. L'ha messo da qualche parte. Setting, accessori, eccolo qua, mousepad.
quindi possiamo installare i programmi tramite terminale e funziona come un sistema cioè funziona benissimo come un sistema operativo Linux. Abbiamo visto che questa versione effettivamente è meglio della versione 2 giga. Troviamo 4 giga, in cuore un sistema operativo Linux Debian che effettivamente ci permette di utilizzarlo come un mini computer. Lo andremo cioè lo andrò a utilizzare tutti i giorni e vedrò se effettivamente si può utilizzare come un computer. Cercherò di fare qualche app più interessante, andremo a vedere altre app, non in questo video, in un altro video che sta su Arduino App Lab già pronte, possiamo copiarle e modificarle, poi vi faccio vedere come, e cercherò di utilizzarlo il più possibile per vedere effettivamente come va. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, se avete qualche commento scrivetelo sotto e ci vediamo alla prossima.